Dichiarazione di utilizzo: si avvisa che questo video è realizzato esclusivamente a scopo didattico e per la crescita musicale personale. Non intendiamo violare i diritti d'autore di alcuna canzone. Ci dissociamo da qualsiasi uso commerciale o non autorizzato delle tracce musicali presentate. Gli utenti sono invitati a rispettare le normative sul copyright e a utilizzare il materiale con responsabilità. Siete musicisti? Siete cantanti? Avete bisogno di un programma che vi elimini il vostro strumento col quale vorreste suonare su una base, oppure vi elimini la voce per poterci cantare? E qui casca l'asino, perché ci sono tanti programmi e tanti anche online che lasciano un po' il tempo che trovano. Ovviamente nulla di preciso, nulla funziona al 100% benissimo, bisogna anche sapersi accontentare. In questo video vi presento un'applicazione per iOS, ma funziona anche sul browser, quindi molto interessante, che si chiama Moises. Ho imparato bene il nome a memoria prima di dirlo. Questa applicazione infatti vi permette di staccare, proprio separare, un germine tecnico, le tracce di un brano. Ovviamente, ragazzi, sto sempre a dire che questo è ovviamente un'operazione che non si può fare perché è contro il copyright, giusto? Quindi se volete far questo, io consiglio solamente per puro scopo didattico, ok? Per suonarci sopra e allenarvi voi. Purtroppo, se poi vorrete usare questi arrangiamenti che tirate fuori, queste basi, ma sono basi originali, prese proprio dalle canzoni vere, per uso diverso, io me ne lavo le mani, come dire, non certo incito all'evasione del copyright, utilizzando canzoni vere per poter fare le proprie serate. Quindi questo metto le mani avanti, perché non si sa mai. Questo è solamente un video dimostrativo e vi faccio vedere come si usa questa applicazione. Io la uso ovviamente per scopi didattici, imparare le canzoni che poi suonerò con la mia tastiera, con la mia chitarra, quello che è. Quindi andiamo a vedere subito questo Moises, che è molto molto interessante. Lanciamo Moises ed eccola qua l'interfaccia molto semplice. Una cosa da notare è questa: i nostri brani, come tutti penso, anche quei demo, sono online, quindi senza una rete internet i brani nostri non possiamo accedere alla nostra libreria. Questo potrebbe essere giusto perché se accediamo a Moises online, giustamente dal browser, dobbiamo ritrovare i nostri lavori. Una piccola panoramica dell'applicazione: qua abbiamo la barra che si spegne e si riaccende, quindi quella laterale, giustamente. Qua abbiamo i brani, qua abbiamo il nostro profilo che possiamo compilare se vogliamo, ma lo tralascerei, non interessa, cioè a me non interessa, a voi forse sì. Qui invece abbiamo la possibilità di fare una playlist. Dobbiamo prima uscire ovviamente dobbiamo ritornare in brani, vedete che si spegne anche, ovviamente si collassa su se stesso se vogliamo. Qui aggiungiamo una playlist facendo più, ovviamente possiamo darci il nome. Qui invece andiamo a vedere tutte le mie playlist, che sono queste, quelle che ho creato e quelle che sono già all'interno dell'applicazione. E qui invece ci sono le 3 playlist. Vi faccio vedere una cosa interessante: andiamo a creare una playlist, la chiamiamo così, va benissimo così, perché poi se la volete cancellare, una volta entrati nella playlist, innanzitutto andiamo a vedere che potete andare a inserire un brano, ok? Quindi possiamo aggiungere un brano oppure invitare i membri. Questa è una cosa carina. Aggiungere un brano possiamo sia dalla nostra libreria, quelli che abbiamo già caricato, o caricare un brano nuovo. Ecco, un attimino questo lasciamolo fuori perché voglio farvi vedere dov'è la schermata dei brani dove si caricano, ma è uguale a questa. Qui se clicchiamo su questi 3 puntini possiamo andare a modificare, ok? Modificare nome, descrizione, e qua appariranno tutti i nostri brani che abbiamo nella nostra playlist e possiamo anche andare a cancellare se vogliamo, con un meno che apparirà a fianco. Adesso cancelliamo questa, andiamo qua nei 3 puntini e cancelliamo la playlist così. Ok, cancelliamola e la playlist è cancellata. Vi faccio vedere, se entro nella playlist mia
e vado qui a modificare, ok, vi faccio vedere i brani. Vedete, con il meno possiamo andarli a eliminare, ok? Quindi la playlist finisce qui. Qui abbiamo dei brani demo che andremo a vedere molto presto, perché dovremo sentire cosa fa questa applicazione, se no cosa ci stiamo a fare qui. E anche qui mi sembra che siano le stesse cose. Possiamo cancellare questa playlist e possiamo anche andare a modificare il nome. Per quanto riguarda, diciamo, i brani, cosa abbiamo come caratteristica? Abbiamo il nome, l'artista, i BPM e ovviamente la tonalità. E qua abbiamo alcune funzioni, tra cui la possibilità di andare a chiedere un'informazione sul brano, quindi molto interessante. Qua invece scarichiamo il brano dall'elaborazione. Adesso poi vi farò vedere. Qui non si possono mettere in ordine alfabetico, come vedete non si possono mettere in ordine nessun parametro, mentre nei brani sì. Se io clicco qua, vedete ci sono le freccette, ok, se clicco mettiamo in ordine di qualsiasi cosa, anche di BPM, se vogliamo trovare magari BPM uguali. Quindi vedete, è molto semplice la cosa, è molto semplice. Dunque qua dentro le playlist ovviamente spariscono questi due tasti che sono qua in cima. Questi due tasti in cima qui cosa sono? Uno è praticamente registra. Ragazzi, io questo lo ignoro, vi dico la verità. Registra, viene fuori il microfono registrato. Non so se poi si può inserire in una traccia o meno. Questo non lo so, ma anche ho visto altri tutorial di altri creator di questa cosa. Non ne hanno parlato. Qui aggiungi, posso andare ad aggiungere ovviamente un brano da tutti questi device, da queste fonti. Vedete qua c'è anche iTunes, ma io non credo che si possa aggiungere. Qua c'è una sorta di link, quindi possiamo, penso, metterci un link di iCloud, quindi comunque posso aprire da file, eccetera eccetera, quindi posso fare quello che mi pare e piace. A questo punto non ci resta che andare a sentire cosa combina questa applicazione. Adesso andiamo a importare un nuovo brano da file. Andiamo dunque, vediamo un po' questo, penso che sia lui. Andiamo a importarlo e che succede? Qua ci viene ovviamente proposta la prima scelta. Abbiamo due scelte gratuite, ok? Questi sono del piano gratuito, ok? Infatti si vede base. Qui abbiamo la possibilità di andare a scegliere se vogliamo separare voci, percussioni, basso e altro, oppure solamente voci e strumentale, cioè voce e base. Io faccio una cosa, perché vi voglio far vedere una funzione. Qui faccio così e vado a dare l'ok. Ovviamente se io vado a fare un'altra cosa del genere mi viene chiesta ovviamente di andarmi ad abbonare, e queste sono le cifre. Questo è per il, diciamo, il premium, questo qua, e qua invece è per il pro, che mi sembra abbastanza esagerato, perché qua parlo di wifi e qua sì, wifi, hi-fi, ormai questo nome è sconosciuto. Parlano di generazione di brani in hi-fi e qua invece parlano di alta qualità, quindi non so, magari è questa la differenza e chi lo può sapere. Ci potremo abbonare se questo video va in porto. Vado a fare così e inizia a elaborare il mio brano importato. Vedete, l'ha importato ed è qua. Appena finisce di elaborare posso dare il play per andare a sentire il brano e vedere cosa succede. Ok, vedete, ha elaborato il brano. Ecco, vi faccio vedere quella funzione che ho detto, questa qua, scarica, ok? State bene attenti che succede, vedete? Ok, viene praticamente forse eliminato non so, forse l'elaborazione. Come ci clicco sopra, vedete, rifà l'elaborazione di prima, non tutta, ma fa l'ultimo pezzo. Eccola qua. Ecco, vedete cosa ho detto? Praticamente abbiamo le due tracce separate che sono solo voce e base. Però andiamo a sentire cosa succede. Ecco, qui ho tolto la voce, però sentite che un po' si sente sotto. Se non sbaglio.
forse no. Fino lontano Comunque, da tolgo la niente voce, tolgo la base. succede qualcosa. Ma Ok? non qui. Mi Ok? serve qualcuno che pensa. Prima di andare avanti, andiamo a vedere tutti questi, diciamo, tutti questi comandi che ci sono qua. Ecco, una delle limitazioni, limitazioni della versione base è che non più di 5 minuti, no, più di 5, non so, più di 5 minuti, gli accordi finiscono dopo un po'. Se vado avanti, 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 vedete? Basta, ha smesso di accordi, quindi diciamo che più o meno sono uguali, ce ne possiamo stare. Però nella versione completa gli accordi sono illimitati. Abbiamo qui il conteggio, se vogliamo magari, non so, suonarci sopra, imparare a cantare. Quindi se io faccio 2 e tolgo la voce, sentite che succede se vado da capo. Ok? Poi inoltre possiamo aggiungere anche il metronomo. Se io vado a fare così e vado a dare play, quindi molto preciso, ma non solo. Ovviamente qua posso diminuire, diciamo, la frequenza del metronomo oppure raddoppiarla. Ma la cosa molto, vabbè, qua c'è il volume, la cosa carina è che posso andare a aumentare la velocità, quindi vado a dare play e aumento la velocità più. Qui torno in default. Non si sa mai, magari volete aumentare la velocità, ovviamente viene un po' storpiato, però ragazzi è il prezzo che bisogna pagare. Qui ci sono i tasti per andare avanti e indietro, il play va bene. Qua ho invece la possibilità di cambiare addirittura la tonalità, quindi vado a dare play e vi faccio sentire. E qui si torna sempre, ok, alla tonalità base. Spegniamo il metronomo, se no ci dà in testa. Qui invece posso andare a fare una sorta di, diciamo, mark in e mark out, se voglio iniziare in un punto preciso e finire in un punto preciso. Ecco lì, non riuscivo a prenderlo. Vedete qua, anche questo torna tutto, diciamo, in modo default. Ecco, spingiamoci sotto, qua ho addirittura il testo, ok, che viene ovviamente preso dalla canzone, penso che sia questo il test, sì, è questo il testo. Qua ho il tipo di visualizzazione delle note, se devo eliminare, cioè mettere, ovviamente invece di averle sopra, averle così, se mi è più comodo, oppure ritorno così e se vado qua le posso anche eliminare, ok? Quindi posso fare un po' quello che voglio. Qui invece ho una funzione che adesso sicuramente l'iPad si inchioderà perché non riconosce le sezioni della canzone, quindi questa cosa bisogna farla con una canzone loro e preimpostata, perché non so se clicco qua, vedete non c'è nessuna cosa che... ecco, sta arrivando. Non so se si crash adesso. Come vedete possiamo andare a beccare la strofa e l'intro e il ritornello. Se io clicco su ritornello, spero che non esploda, ok, vedete che si è posizionato proprio sul ritornello. Se vado a fare play, C'è una luna turchese diamante. avete capito? Quindi possiamo così spegnere ovviamente e qui invece possiamo anche andare in Pro, possiamo andare anche a modificare queste sezioni. Quindi vedete che è molto 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 carina sta cosa. Un'altra cosa aggiuntiva è questa qua, mi sembra che sia l'undo, quindi possiamo tornare indietro di tutto quello che abbiamo fatto. Qua ovviamente possiamo andare a fare rielaborare le nostre tracce da separare, quindi vado a cliccare questo, vado a far così e se vedete adesso l'elaborazione ricomincia e quando praticamente smette di elaborare praticamente viene scritto praticamente sotto che posso andare a vedere la nuova elaborazione, ovviamente viene sovrascritta su quella che ho fatto.
Molto carina sta cosa, perché posso ovviamente rendermi conto se mi interessa avere tutti gli strumenti staccati, se mi interessa solamente avere la base con la voce, oppure avere le chitarre e tutto il resto. Ovviamente qua non si può fare, ma vi faccio vedere adesso come diciamo dovrebbe essere quando si paga ovviamente il piano completo, quello che è premium. Ecco, se vado avanti adesso, guardate cosa succede. Ok, mi è stata staccata anche la batteria. Quindi se ora voglio far suonare solo la batteria, faccio così, che non c'è ancora, è pochissima sta batteria qua, quindi andiamo in fondo. C'è niente di batteria, proprio niente. Vabbè, comunque andiamo qua e sentiamo. C'è niente, qua l'ha fatta proprio male, diciamolo. E qua vabbè, la base, questa non l'ha fatta benissimo. Vedete che non l'ha fatta benissimo, quindi Perché ho vissuto. non c'era batteria qua. Stoppiamo. Volevo farvi vedere un'altra cosa. Se io voglio far suonare solo una traccia, faccio così. Lungo. E tu È lungo. luce di Ok. luna d'acciaio diamante. Ora l'ultima cosa è l'esportazione. Abbiamo qua ovviamente la parte che interessa. Questa non è l'esportazione, ma questa anche interessa. Gli accordi possono essere semplificati se vogliamo, possiamo avere il barré sul tasto e possiamo avere ovviamente la notazione standard oppure jazz, quindi molto simpatica sta cosa. Modificare il testo solo da web, come c'è scritto qua. Mi sembra di aver letto, esatto, solo da web. Poi abbiamo ovviamente ripetizione del brano e informazione sul file, mentre qui, ok, usciamo da questo, mentre qui abbiamo la possibilità di esportare ovviamente il brano. Possiamo esportare tutte le tracce separate oppure mixare l'audio, quindi vabbè, la cosa è così. Quando si va a scegliere ovviamente il formato, lui esporta e poi non si fa altro che andare a selezionare la destinazione. Andiamo indietro e andiamo a prendere un brano loro, ok? Uno di questi che mi sembra che ci sia anche la voce. Prendiamo il primo quando arriva e vediamo che succede. Vabbè, abbiamo sempre il countdown. Ecco, vedete qua già tutti gli strumenti staccati. Ok? Se siete un batterista, a questo punto poi le funzioni sono le stesse. Ovviamente voglio fare un po' lo scemino, ma non posso andare ovviamente a fare modifiche, e pensavo che mi facesse fare qualche altra trasformazione. E niente, direi che è un'applicazione veramente interessante. Tolto la cuffietta, cosa ne pensate? Ne vale la pena di pagare 49-50 euro l'anno per poter usufruire questo strumento AI, che diciamo è utile per chi studia, per chi ovviamente fa karaoke, per chi vuole farsi una registrazione anche per cavoli suoi, in casa sua, far sentire gli amici. È molto carina. Possiamo ovviamente togliere la voce, avete visto, in modalità gratuita. Non possiamo accedere agli accordi, non possiamo fare un po' di cose, però ragazzi, ce ne faremo anche una ragione se non vogliamo suonare, ok? Quindi per cantare è più che sufficiente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e aspetto ovviamente domande oppure suggerimenti, oppure non so, anche consigli sull'utilizzo di quest'app. In ultimo, se volete, potete adesso condividere questo video con i vostri amici, perché così loro sapranno di questa meravigliosa applicazione. E in ultimo, se volete, potete iscrivervi al canale, potete farlo ora, a voi non costa nulla e a noi creator fa crescere, quindi con questo gesto diciamo che fate vedere che apprezzate il nostro lavoro. Vi ringrazio per adesso, ci vediamo nel prossimo video.